Buongiorno a tutti ed eccoci di nuovo con il mitico Stefano. Stefano, come va oggi? Va benissimo. Ciao Luca, ciao a tutti. Oggi sono particolarmente Eccitato. gasato, Esatto. come diciamo noi a Milano, proprio perché oggi parliamo delle differenze di mentalità, ma anche, come vedremo, di parlata, quindi di espressioni, di modo di parlare, fra due delle città più importanti, naturalmente, del nostro paese, e cioè Milano, la mia città natale, e Roma, la tua Capitale, la città mia città natale, tra natale l'altro, e capitale. e E ci capitale. lanceremo in questa analisi sociolinguistico-storica sulle differenze fra le due città dal nostro punto di vista personale. Ovviamente non siamo storici, ma vi possiamo Certo. garantire e proporre un sacco di cose personali interessanti, cominciando dalla prima, che è la mentalità che permea le menti milanesi e quelle romane, che è molto diversa per motivi Esatto. appunto culturali, storici, eccetera, eccetera. Cominciamo da quella, prima ancora di parlare di espressioni tipiche. Quindi, Stefano, io comincerei da Milano, andiamo dal nord verso il centro e poi verso il sud e, Esatto. eh, e parliamo di che succede a Milano, perché la gente è così, diciamo, inquadrata. Mettiamola Inquadrata così. addirittura. Allora, innanzitutto, Inquadrata. piccolissimo disclaimer, ovviamente parte di quello che diremo oggi sono stereotipi, no? Sono generalizzazioni, ma come sappiamo spesso sono anche cose abbastanza vere e riscontrabili nella vita proprio vissuta, quindi non ne parleremo se non l'avessimo vissuta noi in prima persona e anche in seconda, terza, quarta, quinta, sesta persona, eccetera. Tra l'altro si dice che gli stereotipi hanno sempre un fondo di verità, quindi Esatto, diciamo. esatto. Quindi consapevoli che si generalizza e a volte un po' si scherza, cominciamo a dire che nella mia città natale, a Milano, si tende a dare importanza a cose come l'efficienza, il lavoro, la produttività, i risultati. E questo succede però purtroppo anche con una buona dose di snobismo a volte, bisogna ammettere. Qual è qual è la frase che potrebbe riassumere un po' il tipico modo di fare del milanese che lavora sodo e quindi vuole anche vedere i risultati del suo lavoro? E quella frase è questa: lavoro, guadagno, pago, pretendo. Tac, capito? E invece a Roma di che cosa? La mentalità romana com'è invece, Luca? Allora, a parte che il concetto di efficienza qui è sconosciuto, ma l'altro, sempre generalizzando, ovviamente ci sono romani efficienti, ma sono rari, io direi che qui il concetto preponderante è quello di sopravvivenza. Cioè, sopravvivenza significa che qui si tende a sopravvivere nella giungla urbana, quindi il romano difende i suoi spazi, ma soprattutto difende i suoi spazi esistenziali, nel senso che qui il concetto è sa dove mo cavà. Sa dove mo cavà vuol dire bisogna cavarsela in qualche modo, no? E questo riguarda sia il rapporto verso se stessi, ma anche il rapporto verso gli altri. Ti faccio un esempio, i romani che sfortunatamente devono prendere la macchina per andare dall'altra parte, dall'altro capo di Roma, per recarsi al lavoro, imprecano, famoso, in inglese c'è questo termine che si chiama road rage, cioè questa rabbia contenuta e che esplode ogni volta che uno si mette al volante e che si manifesta in particolare la mattina, ma non solo la mattina, ma anche durante le ore di punta, sia di mattina sia di pomeriggio, in cui vedi letteralmente, cioè se tu esci e fai una passeggiata di 45 minuti, ti capiterà di vedere due o tre volte o due macchine, uno fa il gesto delle corna all'altro imprecando perché uno gli ha tagliato la strada all'altro, oppure che la macchina si ferma a 2 centimetri dalle ginocchia del povero passante che ha avuto il barbaro coraggio di attraversare sulle strisce pedonali e ovviamente ci sono imprecazioni dall'una all'altra parte perché il pedone e il guidatore non si capiscono. A Roma, non so a Milano, ma a Roma le persone guidano molto male e questo sorprende tantissime persone. Se coloro che ci stanno ascoltando sono mai state a Roma, a Milano o in altre parti d'Italia, la guida è a dir poco complicata. Al nord è un po' più civile rispetto al sud, ma comunque molto spesso il nostro stile di guida
è più, diciamo, simile a contesti medio orientali del sud del mondo, diciamo, anche ho visto un famoso video in Vietnam dove una persona attraversava la strada fra 1.000 motorini che rispetto al nord. Quindi dall'attraversare la strada al andare in ufficio, al svolgere pratiche amministrative, a Roma bisogna resistere e sopravvivere. sopravvivere. E quindi questa è, diciamo, la mentalità che permea il romano. A Roma si dice che si sa quando si esce, ma non si sa quando si arriva, no? Si sa quando si parte, ok, si sa quando, sono partito adesso, ma non si sa quando si arriva. Mi ricordo che una volta sono partito da casa con mia sorella che mi accompagnava, quindi neanche prendendo i mezzi pubblici, e siamo rimasti imbottigliati nel traffico del raccordo anulare perché dovevamo andare a Ciampino, che è un aeroporto militare molto più piccolo rispetto a Fiumicino, e ho rischiato di perdere il volo per Liverpool, che mi avrebbe condotto a incontrare Richard nel 2010, ad aprile del 2010 per la prima volta, me lo ricordo, io stesso imprecavo, non guidando però, perché c'era mia sorella a guidare, imprecavo, e mi dicevo, ma che stiamo a fare? Ma che sta a succedere? Poi divento molto romano quando, diciamo, entro in contesti di Ecco. red alert, come si dice, allarme rosso, non gliela stiamo a fare. Poi gliela avevo fatta, come si dice, ce l'abbiamo fatta, però per un pelo, 3 ore prima siamo usciti, quindi a Mamma Roma mia. la prudenza non è mai troppa. Hai già usato, nel raccontare questo episodio, hai già usato alcune espressioni, quindi mi allaccio a questa cosa perché mi interesserebbe esplorare insieme a te quali sono le espressioni della parlata milanese e della parlata romana che meglio esprimono questa differenza di mentalità tra le nostre due città. Vai. Comincio io con Milano e io direi che uno dei verbi più importanti per un milanese doc è fatturare. Fatturare, cioè, fatturare praticamente è il verbo che esprime il trasformare in risultato concreto, cioè in denaro, il lavoro che hai svolto, no? Ritorniamo a quello che ho detto prima: lavoro, guadagno, pago, pretendo. Quindi se io lavoro poi devo anche fatturare, cioè fare la fattura per poi avere il denaro che serve a godersi la vita, in buona sostanza. Altre espressioni tipiche sono dai che chiudiamo, dai che chiudiamo. Chiudere nel senso ovviamente chiudere l'affare, no? Quindi, e bisogna arrivare rapidamente in fondo all'affare per poter essere produttivi, no? E poi probabilmente il mio preferito, la mia espressione preferita, non è neanche una parola, Luca, è un suono, ok? Che noi milanesi facciamo quando qualcosa è, qualcosa è completato, quando riusciamo a finire un lavoro, quando risolviamo un problema, che cosa diciamo? Diciamo semplicemente tac, tac. Se vuoi Eh, tac, può essere il rumore di una porta che si chiude, non lo so, qualcosa che fa clac e che viene completato, appunto. Ehm, E, appunto importante è che si cerca l'obiettivo, si raggiunge l'obiettivo per poi potersi godere il tempo libero, no? E andare a divertirsi, praticamente, tac. Vedi Ti piace? quanto è impressionante come l'approccio mentale, la mentalità si colleghi con la lingua, no? Perché È bellissimo. esprimete, no? Il punto uno di cui abbiamo discusso prima è proprio la mentalità dell'efficienza e quindi tutto è orientato all'efficienza, al finire, no? Ho finito questa cosa qua, Finito, abbiamo tac. fatturato, pago, pretendo quella roba lì. Bellissimo. Allacciandomi a quello che hai appena detto te e parlando e considerando, ragazzi, quello che ho appena detto sulla sopravvivenza, un paio di cose tipiche romane, ce ne sono tantissime, però la parola magica a Roma è sempre dai, no? Per esempio, dai, che vuol dire, per esempio, diciamo, è una sorta di incoraggiamento, ma dipende dall'intonazione. Per esempio, se tu, Stefano, vieni da me e dici, ah, ho fatto l'esame di C3, non esiste C3, l'esame di C2 di Giorgiano, dai, è un modo di dire incoraggiamento, no? Dai, però
può anche significare dai, che è un tono diverso, se Sì. ascoltate, no? Dai vuol dire incoraggiamento, ma se lo dici dai, poi dipende in certi contesti. Per esempio il conduttore dell'autobus, dai, te muovi? Te vuoi muovere? Classico. Te vuoi muovere vuol dire ti vuoi muovere, perché uno dei classici di Roma sono le persone che parcheggiano le macchine ai lati dell'incrocio e quindi il conducente dell'autobus non riesce a manovrare l'autobus per condurlo dove lo vuole condurre e quindi c'è il conducente che smadonna, cioè voce del verbo smadonnare, che significa Impreca. imprecare, che impreca contro il guidatore che intanto si è andato a prendere il cappuccino o il caffè al bar. Quindi, oh dai, e te vuoi muovere? Sempre parlando diciamo, del concetto di sopravvivenza. Dai, e sbrigate o sbrighete, si può dire anche sbrighete più in romanesco, no? Questo è uno. E poi l'altro è, al contrario dei milanesi, è quello di piarsela comoda, cioè prendersela comoda. Pia, e vuol dire letteralmente il verbo in romanesco significa prendere, no? Oh, ma che mi stai pia in giro? Vuol dire, ma che mi stai prendendo in giro? O pia sta cosa, prendi questa cosa e ce la prendiamo comoda, nel senso che abbiamo queste espressioni tipo sta buono che tra poco famo tutto, no? Stai buono, stai tranquillo che tra poco facciamo tutto. Quindi si potrebbe dire a un milanese che dice, dai ragazzi, Sì. chiudiamo, sta buono. No, dai È ragazzi, il contrario. fatturiamo, no, no, sta buono, non fatturiamo per niente, esatto, esattamente il contrario. E poi, diciamo, classico, no? Vabbè, poi vedremo. Quindi non è Vabbè. neanche pigrizia, è proprio un fatalismo storico, diciamo, perché Roma è in piedi da parecchio, da più di 2000 anni, e quindi l'urgenza del fatturato entro le 6 è come un'offesa all'eternità, diciamo, per noi. E quindi piamosela comoda e vabbè, dai, forse dopo, ma piamose un caffè prima, prendiamoci un caffè prima, quindi non c'è proprio fretta, a Roma non c'è fretta ovviamente quando sei imbottigliato nel traffico per ovvi motivi, però in realtà noi viviamo in maniera molto più lenta. Roma è un grande villaggio, no? Dove la mattina vedi i romani che prendono il caffè tranquilli, ma piamosela comoda, dopo andiamo al parco, dopo andiamo al parco, no? E poi ci sono un altro paio di espressioni che hanno a che vedere con l'autodifesa, perché a Roma bisogna difendere i propri spazi, no? Per esempio, un tacco là, lo puoi dire sia uno che si è piazzato, per esempio, dietro, un'altra cosa mi ricordo quando mio padre guidava e ovviamente imprecava contro mezzo mondo, a volte stai a collà. Accollare significa ti stai attaccando troppo dietro la macchina, non gli dava molto Troppo vicino, fastidio. sì, 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 sì. E per esempio faceva questo gesto al finestrino che è unire per esempio il pollice con il resto delle dita per dire che io non capivo all'inizio, quindi sullo specchietto retrovisore faceva capire a colui che gli stava dietro stai troppo vicino, sei troppo appiccicato. E Uh-huh. quindi ho un tacco là che si può dire sia una persona che se sta accollata, stai accollata, letteralmente ti stai appiccicando alla macchina, ma accollarsi in romanesco significa pure, diciamo, essere pesante. Per esempio, dico, oh Stefano mi si è accollato, è simpatico, ma durante la conferenza mi si è accollato, vuol dire mi stava sempre addosso Non e ti lasciava mai. non mi lasciava respirare, no? Quindi c'è anche questa espressione a che vedere con la difesa, meccanismi di difesa contro lo stress, contro gli spazi personali invasi dagli altri. E c'è Bello. guarda, se devo raccontare quello che succede a Roma, anche quando sei in autobus, per esempio, che ci stanno signori molto spesso anziani che cominciano a premere dietro perché hanno paura che il conducente apra e chiuda troppo Sì, rapidamente sì, sì. e che fa da contraltare enorme a quello che succede in un paese, secondo me, un po' più civile come la Polonia, in cui nessuno si sognerebbe mai di spingere dietro e di pensare che non ha abbastanza tempo per Mhm. le porte, perché tutto avviene in maniera del tutto tranquilla, ognuno scende, poi quando è finito il controllore tranquillo riprende e si riparte. Il problema di Roma è che siccome gli autobus non vanno, quando arriva un autobus poi è pieno di gente e uscire diventa un'impresa. A Roma si sa quando si parte, ma non quando si arriva, quando si entra nell'autobus, ma non quando si esce, se si esce. Ecco. Questa dell'autobus mi fa pensare a uno dei momenti di shock che ho avuto
nel parlare con amici o di Roma o di Napoli in particolare, ma del sud in generale, quando sento questi miei amici che mi dicono adesso scendo a vedere se passa l'autobus. Questa è una cosa che per me è assolutamente incomprensibile, Sì, perché, sì, basta. perché a Milano, cioè, non è perfetto, nulla è perfetto a Milano, ok? Però si può dire che la metropolitana passa ogni 5 minuti, a volte anche di meno, nelle ore di punta anche meno di 5 minuti tra una metropolitana e l'altra, e anche per gli autobus le cose funzionano abbastanza bene, passano ogni 8-10 minuti. Però questo se posizionato lì davvero per me non aveva alcun senso. Poi ho chiesto spiegazioni ed effettivamente in alcune città d'Italia è un grosso punto di domanda se passa l'autobus o no. Già. Certo, vivendo dove vivo io adesso, cioè a Bruxelles, dove invece tutto funziona alla perfezione, in particolare i mezzi pubblici, ovviamente questo contrasto è, è ancora più forte. Però, Già, tra l'altro c'è purtroppo a Roma in particolare, non posso parlare per altre città d'Italia perché non conosco la situazione, ma a Roma c'è purtroppo una sfortunata coincidenza fra trasporti pubblici che non funzionano, ma anche la lobby dei tassisti e quindi ci sono pochi taxi che conservano, diciamo, proteggono il loro spazio in maniera molto, diciamo, energica e quindi se mancano gli autobus, e di solito gli autobus mancano per scioperi, di solito venerdì nero degli scioperi si dice, anche lì trovare un taxi è un'impresa eroica, titanica, e quindi chiami il taxi, non c'è, e ovviamente c'è tutta una serie di situazioni complicate e mi è capitato di dover andare per esempio in studio di registrazione a Prati. Prati è un quartiere vicino al mio quartiere, grazie a Dio, ma i collegamenti non sono buoni e di solito prendo lo scooter o meglio il monopattino, e però anche il monopattino costa tanto e se piove, ovviamente, la famosa legge di Murphy, piove, lo sciopero, c'è un traffico bestiale, sono tutti incavolati neri e quindi è un macello. Vabbè, comunque, siamo però sopravvissuti. Roma è una città talmente bella che si può girare a piedi, anche se ci vuole un'ora e mezza, ragazzi, andate in giro a piedi a Roma che è stupenda. A Milano un po' Esatto. di meno, Milano è un po' meno bella, però, Mi è però va zompato bene lo stesso. nel frattempo mi è zompato il microfono che mi rimetto qua e per concludere, come diceva Stefano, Roma è una città bellissima. Adesso noi non voglio che voi pensiate che Roma faccia schifo. Ma figuriamoci. È una città incredibile, stupenda, apprezzo sempre di più le qualità, tuttavia ci sono anche aspetti negativi che bisogna considerare e che riflettono il modo di parlare dei romani, dei milanesi. Tutto è bello e brutto allo stesso tempo, dipende come lo vedi, ma la vita è stupenda comunque. E concludiamo. In conclusione direi dai. In conclusione, dai, E, bene, e tac. diciamo che è tutto e tac, dai e tac, dai e tac è fatturato. E grazie mille di averci ascoltato, grazie Stefano, sempre un Grazie a te, piacere Luca. e Grazie a ci te. vediamo nel prossimo episodio in cui parleremo di altri aspetti dell'italiano, della cultura italiana e di tante altre cose. Benissimo, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.